Buongiorno e benvenuti a un'altra puntata del nostro podcast Oltre il tavolo creativo. Oggi abbiamo con noi Luigi, che sicuramente ricordate, conoscete e avete presentissimo perché è molto molto attivo sul blog, ci segue da tantissimo tempo e quindi mi faceva piacere farci due chiacchiere, farvi conoscere meglio questa persona che io ritengo essere molto vicino nella cerchia delle persone che ruotano intorno al nostro negozio. Quindi benvenuto, grazie di essere qui con noi. Grazie a te per avermi invitato. Io sono felicissima davvero, il commercialista c'è in presenza perché Luigi ha il commercialista che gli fa la scansione degli acquisti, ma ne parleremo poi. Al momento detto. Al momento dei conti, sì, sì, purtroppo riceve lui i pacchi e quindi ovviamente è una mansione che gli si, come dire, presenta facile. Allora, io vorrei innanzitutto chiederti come sei arrivato al mondo della carta, perché immagino che la creatività un po' ci sia sempre stata, come capita un po' a tanti di noi, si bazzica un po' nel mondo degli hobby, si toccano tante magari, tante spiagge, diciamo, di questo mondo che è la creatività e poi a un certo punto si approda alla carta e spesso è difficile andarsene, no? Ci racconti com'è Allora, capitato per te? allora, ti dirò che fino a un certo punto della mia vita la carta l'ho un po' snobbata, Mm, perché la creatività nella mia vita nasce da bambino, perché i miei decidono a un certo punto di andare a vivere in campagna e quindi il mio livello di social nel mondo si riduce pari a zero, perché comunque ok. avevo necessità che qualcuno mi accompagnasse dagli amici. Quindi, mamma, che faccio? Mamma, mi annoio, non era ancora l'epoca del digitale. Certo. Essendo mia mamma una donna molto creativa e molto manuale, mi apparecchiava questo tavolo con quello che c'era, carta, colori, stoffa, qualsiasi Mm, cosa, e lasciava libera la mia creatività. Quindi sono sempre stato uno che dietro le cose ha visto altro. Poi un bel giorno mi trasferisco a Firenze e il commercialista mi dice: Ma lo sai che qui fanno una fiera creativa? Ci vuoi po' andare? farbacco. Da un po'. Un po' farbacco, che bella cosa. Ma guarda un po', questa cosa non sapevo esistesse. Per cui andiamo in questa fiera creativa proprio qui a Firenze, che adesso ne fanno più, tra l'altro. Non la fanno più, E davvero? iniziamo a... Sì, sì, non c'è più... Che peccato. All'epoca si chiamava Florence Creativity, ma tanto Sì, 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 non mi do ricordo. pubblicità a niente, sì. No, no, ma certo, possiamo dirlo tranquillamente. E niente, praticamente andiamo a questa fiera creativa, inizio a impazzire perché era un C'era di posto magico tutto. pieno di materiali e cose nuove. Mentre giriamo per i banchi facevano anche dei corsi e vedo un corso di mix media. Mm, Quindi facevano un teatrino con la Big Shot, una fustella sì, faceva questo teatrino 3D e guardo Fabri e gli dico: Senti, ma facciamo questo corso? Lui su questo mi ha sempre sostenuto. Dice: Sì, sì, mi farebbe piacere. Quindi scopro la Big Shot, scopro la carta, scopro cioè che la tutto carta insieme in una fiera sola. Mamma mia. la, la carta era questo materiale che poteva diventare una scatola, che poteva essere colorata, e poi in quello stesso momento scopro le polverine per embossing a caldo. Quindi io potevo In passare pratica hai questa cosa che si recuperato scioglie. 8 step, cioè tutti Sì, insieme. un overdose di Esatto. creatività. Capitava che in quel periodo lì, a breve mi sarei laureato. Mm, Quindi Fabrizio, vedendo che io ero attratto dalla Big Shot, che comunque aveva un costo sì, importante, dice: Guarda, ti devo fare un regalo per la laurea. Se vuoi, ti regalo la Big Shot. E io, dove? ma Dai, su, certo, subito, veloce. domani. Domani su. Quindi mi compra questa Big Shot, io compro la fustella del teatrino e quindi da lì è partito tutto. Ho Ti iniziato a faccio una seguire domanda. social. Ti faccio una domanda che per me, quando ho comprato la Big Shot, nonostante l'avessi usata anch'io nei negozi, sono rimasta un po' così. Il primo crack. Terribile, vero? Allora, io arrivo a casa, allora Ah, avevo usato dei pad degli insegnanti al corso che erano delle U. e certo, Arrivo anch'io a casa e trovo sicuramente. questi pad in tonsi. Oh, che bello! Poi ho usato una Bix, quindi era bella alta, quindi me l'ha segnata proprio bene, 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 bene. Quindi è stato traumatico. Anche Fabrizio si spaventò. Ecco, dice, è Subito. difettosa.
Hai visto? Lo sapevo io, era Mamma difettoso. mia, hai toccato un altro, hai aperto un altro cassetto della memoria, le Bigs. Anch'io ho iniziato a comprare la mia prima fustellatrice, l'ho comprata con queste fustellone che tagliavano anche il feltro, ma ne ho, non ve lo dico quante ne ho, ma ne ho tante di team che tagliano tutti questi team, tutte le forme, perché allora anche un cuore fatto Sì. in una Bigs per me era una cosa meravigliosa da vedere, Ho un Billy pieno pieno. di Bics montato alle tre altezze delle Sì. Bics perché erano piccole, medie e grandi e sono lì. Io credo che non uso una Bics da anni Perché a un certo perché punto hanno iniziato a fare le thin lids, le sottili, quelle metalliche, che adesso sono praticamente l'unica forma di fustella che il nostro mondo conosce, il nostro mondo dello scrap quantomeno, perché poi il feltro ovviamente continua ad usare questo strumento. Però sì, io penso di averne due, come dici tu, mamma mia, che adesso è coperto da scatole del negozio, però anch'io alle tre altezze, perché poi c'erano i fustelloni, quelli grossi così, con i e piatti considera lunghi. che è anche una questione di spazio, E perché se io devo certo, tagliare una tag e devo andare a prendere un panettone alto così, adesso io per una tag ho uno strato sottile che mi entra nella scatola delle fustelle, certo, insomma, a livello di spazio è impegnativo, considerando certo, che noi si abita in 54 metri quadri di casa. che come dici sempre molto ben organizzati. Sì, per Infatti Luigi forza. la prossima volta che verrà a un corso dovrà ristudiarmi lo spazio, se avrà cuore di metterci piede qua dentro, dovrà ristudiarmi lo spazio del dietro il live, che Tu invece io dovresti non so. esserci, magari vi faccio un live qualche volta. Il momento in cui arriva il pacco della Clé, che poi in genere è bello grosso perché aggiunge all'ordine, poi diventa una cosa. E io che guardo Fabrizio dico, non ti preoccupare perché sono tutti Tutto in ballo. imballaggi. Poi la colpa è della Clé perché dà tanti omaggi. Il che è anche vero, però sono piccini i miei omaggi. Guarda, questo me l'ha regalato. Mi ha dato un pad di carte da 10 fogli, erano in omaggio. Colpa ne ho io. Diciamo che l'aggiungi ordine, l'uomo del sito di allora l'aveva tanto, cioè gli era proprio sbucato un punto interrogativo sulla faccia, ma cosa te ne fai? Ma tu lascia fare, che io so, Io conosco i miei polli. conosco e secondo me questa cosa qui è vero che poi alla fine i pacchi tendono a essere un po' oversize. Madre ogni tanto mi dice ancora qualcosa in questo pacco, vogliamo metterci? Non guarda che controllo, magari ha fatto un altro ordine nel frattempo e possiamo pure È aggiungere perché... vero, ed è vero. Quindi Big Shot e Bigs. Ti ricordi che Biggs. che primo progetto hai fatto con la Big quando ti è arrivata? Allora, il primo progetto, diciamo, è stato quello che ho fatto lì alla Fiera Creativa. Sì. La prima cosa che ho fatto è che quando lui ha comprato la Big Shot, io mi sono fiondato a comprare una fustella, una Mhm. Bigs, che era la tag di T-Mols. Eh, E lì io praticamente ho fustellato qualsiasi materiale, ho trasformato in tag qualsiasi cosa, il legno di balsa, le lattine sì, delle bibite, perché diceva no, prova a tagliare perché la fai di sì. alluminio. Io ho tagliato quello e la cosa bella è che ci ho tagliato di tutto ed è ancora viva e ancora taglia La mia perfettamente si è scollata la la gomma gomma. piuma, quella, la parte morbida, però l'ho violentemente riattaccata con l'attack, che allora era una roba che usavo ogni tanto, adesso non lo farei più, però adesso metterei un po' di biadesivo. Però fustella la qualunque, immortale, e aveva dentro quello spazio per metterci i movers and shapers, che erano quelle fustelle Sì, magnetiche, no? sì. Meravigliose. E E cosa infatti ti se ha non mettevi attratto? nulla c'era un cubotto Sì, magnetico da che tenere serviva a sostenere. per lo Poi ho iniziato spessore. a fare la cosa che non andava mai fatta, ma all'epoca non lo sapevo. Ma perché fare tutta questa fatica per ogni singolo di foglio di carta? Vedi quanti fogli riesco a fustellare con Mamma un solo mia. passaggio. E lì, crack. A un certo punto non sapevo se era la spalla mia o la Big Shot È che ancora faceva crack. viva questa Big Shot, nel senso che è ancora Allora, lei? questa Big Shot è ancora viva, ma non è più in mio possesso Ok. perché era no, una Plus, è il formato A4, diciamo. A4, la Plus, sì. Che era la Plus, che in casa mia viaggiava come la ruota di Fantozzi in quel famoso film dell'evoluzione. Io aprivo lo sportello e mi cascava questa big in testa. Andavo a Mamma prendere mia, il grossa maglione tra l'altro. e non sapevo dove metterla. Visto che, diciamo, i miei progetti si riducevano
drasticamente, anche perché ormai basta avere anche una Big Shot. Certo. Comprai la Big Shot classica, Mhm. che la mia è quella bianca però, Sì, quella tutta bianca come la Plus, e poi ho preso quella richiudibile, la Foldway, la fold che away, è certo. quella che è per la vita, perché è tutta di metallo, il cilindro Ma non infatti, va guarda, in crisi me lo neanche se ci confermo. metti il gatto dentro. No, ti prego. Sì. Cioè, Guarda, io veramente, ho visto il risultato della Foldaway recentemente perché l'ha donato che mi aiuta a provare i nuovi prodotti a quella e cioè quando per far segnare bene solo i segni di come dire, i segni di personalità delle fustelle sì, della mia, devo mettere il tappetino senza paura, metterci magari anche un po' di spessore sui suoi, vengono perfetti. certo. Probabilmente è proprio il tipo di macchina che ha un cilindro diverso, perché io le tratto male le mie macchine, per carità, sono proprio un Allora, pochino... io ho capito per esperienza e tanti soldi spesi che più lungo è il cilindro, più si danneggia, perché i Eh, punti in cui si ancora sono sempre due, quindi più lo fai lungo, più questo certo, cilindro fa una C. Questa, tra l'altro, pesa tantissimo perché è tutta di ferro, non ha caspita. componenti di plastica. L'unica cosa che ti dirò che mi dispiace è che la gommina della manovella Mm. si è un po' spelata col tempo perché è gomma e ho Certo, visto, ho cercato un po' così anche sui siti ufficiali della Sizzix, insomma, non è sostituibile. la manovella, perché è diversa dalla manovella della Big normale, Sì, perché si richiude su se stessa perché diventa un cubotto, un cubotto, mannaggia. però è solo estetica, non è Certo, che certo, certo. Allora, io se penso adesso a quello che fai tu, vedo, cioè, mi vengono in mente le ATC, le card. È sempre stato il card making il mondo principale di sì, riferimento. Che sì. cosa ti piace dell'idea di fare una card? E soprattutto, All- le regali? Allora, le card le regalo. La cosa buffa è che non le ho mai, le regalo per gli eventi, cioè abbiamo una Mm. cena, preparo le 10 card e le regalo. Non ne ho mai una per un compleanno, cioè i miei regali sono sempre senza biglietto, perché mi ritrovo sempre all'ultimo magari a acquistare il regalo e dico, ma non c'è un bigliettino? Cioè vivo di questa cosa e non ho un bigliettino di buon compleanno, o magari mi giro e ho la tomba di Halloween, i pipistrellini perché li ho visti Che alla magari donata. potrebbe essere mal interpretata, Quindi ecco. è un pochino un po' sì, un pochino un po'. Dico, ma che fai? Regalo una lapide per il compleanno, non è proprio il top. E No. quindi non regalo mai card per gli eventi, ma spesso e volentieri le faccio per le cene o anche Mhm. se faccio dei corsi altro tipo, che ne so, Sì, di ricamo, di cucito, perché mi piace un po' voi tutto. ne fate Mi piace tantissimi, io che vi seguo. portare il regalino, la scatolina col cioccolatino, il bigliettino per far conoscere questa parte di me. Certo. E poi è una cosa, io trovo che per i babbani dello scrap, con tutto il bene che posso volere ai babbani dello scrap, li lascia sempre senza parole, perché è una cosa talmente tanto, per certi versi personale, no? Il bigliettino, magari il regalino, che sorprende sempre ed è un pensiero gentile che sorprende, un po' ci stride nel mondo di oggi, che non dovrebbe essere così, però per come siamo abituati, il pensiero gentile è fatto senza un motivo, quindi magari ci vediamo a un corso, io non so neanche chi ci sarà a questo corso, porto un biglietto e accade un po' la magia, no? È E bello. poi non so, penso che capiti un po' a tutti. Abbiamo degli strumenti tali che ci fanno raggiungere una perfezione che noi non vedremo mai, però che raggiungiamo. E quando regaliamo appunto a un babbano dello scrap un biglietto fatto da noi, pensano subito che sia una stampa, qualcosa Sì, che noi sì, abbiamo sì. stampato, e invece magari quello sfondo l'abbiamo fatto con mille inchiostri, stencil, timbrature di ogni Che genere, no? giustificano assolutamente i mega pacchi di acquisti e anche il mio negozio, che giustificano assolutamente Certo. le spese che facciamo perché ci servono convogliati in quello sfondo. Certo, poi sono strumenti che ci aiutano a velocizzare il lavoro, anche se Certo. faremo una tag solamente, a noi quella fustella che fa quel fiore e serviva, E certo, proprio per quella roba lì. Ma sì, senti, per quel fiore lì. ti piace di più regalarle le card o le ATC o quello che è o riceverle? Cosa ti emoziona di più? Allora, mi piace regalarle, però mi emoziona molto il riceverle, cioè a me il regalo
che appunto è la card, non parlo dell'oggetto, certo. mi emoziona sempre perché mi emoziona qualsiasi gesto nei miei confronti. Io sono Mm, una persona che anche per lavoro è abituata a darsi, no? E certo. quindi difficilmente ricevo. Quella volta che ricevo, l'emozione è grande. Una cosa che non riesco a fare e che penso non riuscirò a fare mai è il venderle, sia le Mm, card che i mini o quant'altro, perché nel momento in cui io do un valore economico a quella creazione, a quella realizzazione, mi sembra di sminuirla perché mh, ci mettiamo talmente tanto di nostro che è come se dessimo un valore numerico a parte della nostra anima, cioè io la vedo così, che bella o brutta sia certo. una nostra creazione, però fa parte di noi, cioè è nata da un'emozione che abbiamo avuto in quel momento. È ovvio che quando poi ti chiedono di fare qualcosa su commissione è un po' diverso, no? Qui adesso magari parliamo delle cose che facciamo di nostra sponte, che servono per farci stare bene, per svuotare la mente o per per dare un pensiero gentile a qualcuno, no? A te da dove arriva la scintilla, per esempio? Tu dici, non ho mai una card pronta per un compleanno, quindi le fai ad hoc. No, cioè se è tardi ovviamente mi rendo conto, io uguale, da quando ho il negozio non impacchetto più un regalo per nessun amico o amica. Ma un tempo facevi non ho tempo. Mm. Perché in realtà le card che io faccio poi vanno a finire nei pacchi, le regalo, no? Un po' gelosamente, devo dire, alle persone che sanno vedere quello che c'è di dentro, no? Perché comunque ci fa piacere che poi queste cose vengano, visto che sono pezzetti di noi, che vengano trattate bene, no? Cosa ti fa scattare la scintilla? Adesso faccio una card, cioè anche solo per niente all'evento è un Allora, momento. se ho di regalarle appunto per una cena, per una festività o per qualcosa, insomma, in cui mi trovo, cioè ho il desiderio proprio di fare il regalo, in genere studio la situazione. A me Mm, piacciono molto, che ne so, mi lascio ispirare dal contesto o magari dal particolare, quindi qualcosa magari che ricorda l'unione, però mm. anche per assonanza, no? Faccio un esempio stupido, magari faccio una card a tema San Valentino perché stiamo andando a mare e quindi amare. E Ah, quindi ok. gioco anche su questi doppi sensi e quindi mi piace proprio la risata che scaturisce dal momento in cui magari regalo un bigliettino di San Valentino agli gruppo di amici che stiamo andando a fare una scampagnata al mare. Scampagnata al Certo. mare. Vabbè, E una gita al mare. l'altra occasione in cui io faccio card in genere è quando ho bisogno di scaricare, cioè Mm, quando la tensione è tanta oppure semplicemente sono stanco, io ho bisogno di produrre. Infatti Fabrizio mi mm, dice sempre, dice, ma se sei stanco che non ti reggi in piedi, c'è bisogno che ti metti a fare cose. Sì, ho bisogno di fare cose perché scarica tensione negativa e mi ricarica di un'energia nuova che non è corroborante per l'organismo, però mi fa certo. stare bene. Cioè io mi rilasso, sento proprio la muscolatura che si rilassa. È quel Eh, tempo dedicato a noi stessi, secondo me, che ci fa bene sotto tanti punti di vista, no? Anche soprattutto a volte quando siamo stanchi. Quindi, se dovessi dire quanto bene ha fatto alla tua vita, adesso noi parliamo di scrap, ma allarghiamo il discorso alla creatività in generale, perché poi ognuno il tempo per sé lo prende nell'hobby che in quel momento lo rispecchia di più, lo fa stare meglio. Quanto bene ti ha fatto questo mondo? allora, dal punto di vista economico, nessuno. No, certo, Dal quello non lo visto, consideravo. però Sarebbe un dico po' sempre, politically incorrect. Però dico sempre, se io dovessi spendere questi soldi in tranquillanti, eh, cure termali, viaggi Terapia, per lo stress, comunque, secondo me andrebbe a equilibrarsi, diciamo, la il spesa in livello di termini costo. economici di quanto avrei speso. E poi mi fa stare bene, e mi fa stare bene sia la produzione che quanto appunto quello che ricevo nel regalarle. Ok, io ho ricordi di te da tempi molto indietro, no? Come sei arrivato a noi, cioè al negozio e poi tutto quello che c'è dietro il negozio? Perché io adesso sono qua, ma dietro al negozio c'è un mondo fatto delle persone che gravitano, no? Intorno al negozio. Allora, il primo amore nel mondo dello scrap
è stato T-Molz e un po' Eh, il mix media. All'epoca dei fatti, quindi 10 anni fa, poco 10 anni più, fa. non c'erano tanti Mm, negozi che avevano le cose di T-Malls e io avevo visto che lui utilizzava uno spruzzino, che ancora esiste, lo spruzzino di certo. T-Malls, e non riuscivo a trovarlo. Una mia amica mi disse, con lo stesso, che insomma aveva passione dello stesso hobby, Mhm. mi disse: Guarda, c'è questa ragazza che vende delle cose nel negozio di alimentari di sua madre. Dice, tu le scrivi su Facebook e lei prende delle cose di T-Malls. E io da lì ti scrissi un messaggio e ti dirò che, come tutte le volte che mi approcciavo a un negozio, allora dovevo passare anche la quarantena, Sì, perché perché tu un sei stata uomo che si approcciava a questo hobby era sempre guardato male, quindi era la sempre... quarantena, muoio. Sì. Quindi quando poi andavano a vedere che realmente facevo scrap, che realmente facevo qualcosa, allora mi rispondevate dicendomi sì, posso vendere. Perché ti abbiamo messo in quarantena anche noi. Io questa cosa non la ricordo. Ricordo che per un sacco di tempo ti ho chiamato Luca. Sì, sì, e ti E tu dirò sei di più, rimasto lo stesso, spedivi a tanto Luca, love. Sì, e non lo so spedivi a perché. Luca, cioè io ero Luca anche sulle Luca spedizioni. ovunque, ma secondo me perché è una questione di economia di risorse dei miei poveri processi neuronali che leggevano Lu e il nome più comune era Luca e quindi L'assonanza. così ci ho messo un sacco di tempo ad apprendere che in realtà non eri Luca. Sì, ma allora, fin quando mi chiamavi Luca nelle chat, insomma, ma vorrei questo, vorrei quello, ma quando mi è arrivato il pacco per Luca, lì ho iniziato a dire, qui ci sono dei problemi. Eh sì, non sono Sì. passati questi problemi, nel senso che, cioè, io ancora adesso faccio un sacco di... Però generalmente con i nomi sono brava, nel senso che uno dei carichi positivi che mi porto dietro dall'essere stata recruiter per tantissimi anni è che era necessario memorizzare bene i numeri. Ma a te t'avevo memorizzato come Luca e quindi per un sacco di tempo, poi, come dire, forzare via questa abitudine è stato di... Però Di lui è correggere rimasto. l'errore è più difficile che È imparare un concetto. difficile perché il cervello riconosce e non legge, cioè proprio se devo dare una spiegazione neurofisiologica di tutta questa roba. Però lui è rimasto lo stesso. Quindi chapeau, perché cioè, dopo 2 anni che ti chiamo Luca, magari uno se la piglia anche, Sì, ma insomma. sai, i primi 5-6 ordini potevo capirlo, ma dopo 200 ordini ero ancora Luca. Io sono una personcina abitudinaria i cui processi si fissano su alcune cose e poi scardinare l'abitudine per me è veramente complicato, però poi apprendo, cioè a un certo punto apprendo. Forse secondo me, io ricordo un live dove me l'hai detto e Sì, forse lì, siccome il contatto era in contemporanea, forse da lì sono riuscita a memorizzarlo meglio. Portate pazienza, cioè, comunque giovincella che non poi, sono. che poi il mio nome, insomma, dovrebbe esserti anche familiare, insomma, è un nome, insomma, tua mamma è il Mio diminutivo nonno di si Luigi, chiama... Sì, 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 mio nonno si chiamava Luigi, cioè voglio dire, non è che mi quindi è estraneo, però succede una di quelle cose, a te non capita mai di leggere di corsa e di leggere una parola per l'altra. Quando io gestivo le cose solo da Facebook e specie i primi tempi in cui ero comunque completamente da sola, le chat le scorrevo veramente a una velocità incredibile e dicevo, tra tutti i nomi che poi tu eri uno dei pochissimi fanciullini che si presentava, quindi mi fa veramente, cioè la recruiter è molto contrita da questo errore fatto in giovinezza, però eri uno dei pochi fanciulli, quindi mi sarebbe dovuto saltare l'occhio. Invece t'ho memorizzato così e boh, il cervello ha detto, t'ho memorizzato, siamo a posto. No, siamo a posto. No, però lui è rimasto costante ed è una presenza comunque non è mai costante. stato un problema. No, 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 però mi faceva sorridere questa cosa che è rimasto nonostante io abbia sbagliato il nome per un sacco di tempo. E anzi, adesso diciamo di più perché adesso ho una domanda che sicuramente interesserà alla community, perché in tutti questi anni che poi ovviamente abbiamo iniziato a parlarci un po' di più, poi ho iniziato a venire i corsi, insomma, nel corso degli anni la chiacchiera, fosse anche solo nei live, e questo fanciullo ha preso l'abitudine di suggerirmi dei brand. Mm. Quindi
Come la viviamo esattamente, Luigi, la responsabilità di avermi fatto portare in negozio Lavinia Stamps? Perché so che in tanti vorranno sapere come vivi questo senso di colpa, cosa fai per espletarlo, cosa stai cercando di fare per non finire all'inferno come me. Allora mi giustifico quotidianamente con me stesso, guardandomi allo specchio e parlando con le fatine di Lavinia che sono di là dallo Esatto. specchio, dicendomi che siccome sono cose belle, io ho contribuito a portare cose belle nelle case degli altri, quindi sono stato un po' come Babbo Natale, insomma. Vedi che questa vision potrebbe essere d'aiuto con i relativi commercialisti delle altre persone che ci guardano. Sì, si è sentito le unghie sullo Po', specchio. ma elegante, cioè elegante con stile e anche con un certo storytelling, cioè quindi Però io credo di essere stato però proprio più spietato invece su Stamperia, sì, perché lì proprio sono stato sfacciato. Senti sì. Clelia, questo è il numero, chiamali perché ho È vero, bisogno. mi ha dato direttamente perché non sapevo come esattamente entrare in contatto perché non avevo mai ordinato direttamente da Stamperia. Lui mi ha messo direttamente in contatto con la gente. Sì, forse un po' di più, però io Sì, credo che la gente ti servirà ancora un po' di più per Lavinia perché Stamperia, pur essendo un'azienda che ci produce un sacco di cose belle e con una costanza incredibile, 2 collezioni al mese, no? Lavinia Stamps ha un catalogo di 32 pagine. Cioè, io quando arrivano gli ordini di Lavinia non ti maledico, io no, no, perché ma cioè, comunque a me piacciono un casino, era un mondo che non conoscevo e che in realtà, vedete com'è il caso, io lavoro in questo settore da tantissimi anni, di prodotti me ne sono passati tanti tra le mani, no? Avevo sempre solo identificato Lavinia Stamps come le fatine, che sono fatine, ma silhouette di fatine. c'è un mondo a parte. E ricordo anche di non essermi mai fermata, se vedranno, non lo vedranno mai questo podcast, quindi non c'è pericolo, mi ricordo di non essermi neanche mai fermata ai loro stand quando li vedevo a Francoforte, perché erano tutti estremamente agghindati da questo fairy world, no? Quindi lei vestita da fata, e ho detto, vabbè, è un mondo che per me è di difficile coniugazione con quello che faccio. E invece è caduta dentro con tutti i piedi, cioè, nel senso, questo è il mio bustone delle cose di Lavinia che la Clea ha preso per sé, quindi voglio dire, e che non Non, finiranno tra gli s- usati, quindi non solo le vendo, ma le tengo anche per le me. tengo pure e mi ci diverto un sacco, ecco. Le avevo sempre un pochino snobbate e invece sono un mondo, perché in realtà per chi, per esempio, ha un negozio non è neanche semplice stare al passo e approfondire tutto, no? Perché il mondo del craft, del paper crafting è veramente enorme. Quindi sì, è stata colpa sua e in realtà c'è ancora un brand che io ho una finestrella aperta, quello dei gatti, una finestrella aperta sulle mie 72 finestre di Chrome. Ce n'è una su questo brand che prima o poi porterò. Perché in realtà i suggerimenti delle persone che ci seguono sono importanti, però mi fa sorridere che adesso è diventata un po', tante cose sono colpa mia, ma poi avete le vostre responsabilità. Tu sei responsabile, per esempio, di Lavinia Stamps e Stamperia, altri della Renke, cioè insomma, Della Renke, per qua è esempio. un'associazione a delinquere la nostra. Però devo dire che tutti noi suggeritori paghiamo la legge del contrappasso, Ah sì? perché suggerendoti un brand che a noi piace, siamo poi costretti da forze sovrannaturali ad acquistare tutto il catalogo di quel brand. Quindi sappiate che io pago quotidianamente gli arrivi di Lavinia. Cioè lui E uno per, capito? Cioè, uno per. Ed essendo un brand nuovo, è sempre nei new for underscore for, quindi non va mai sconto, capite? lo so, arriverà anche il tempo in cui andranno in sconto anche loro, ma la cosa più, cioè, secondo me un po' fa sorridere perché tra tanti brand che potevamo portare, appunto, Stamperia ti porta la nuova collezione e poi a loro finiscono le cose, quindi a un certo punto tu quelle cose lì non le puoi più ordinare. Lavinia Stamps ha un catalogo di 1000 e passa timbri che ci sono sempre, cioè non vanno Sempre, mai esauriti. sempre, E perché quindi è loro hanno lo perfetto. stesso packaging per tutto, quindi non hanno problemi. Infatti l'avrete No. visto quando smistate, immagino. Allora, noi li mettiamo in ordine, figuratevi, li metto in ordine io di codice. Ciao Elisa, ti ho preparato lo scatolotto, sono tutti in ordine. Li ricontrollo, ricontrollali, sì.
Sì, 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 sì. Perché Forse è quando meglio. hai magari 200 referenze, a volte capita che ordiniamo 120 referenze diverse, ed è il motivo per cui tra un ordine e l'altro di Lavinia passa del tempo, perché tutte le volte che mi metto a riempire un carrello, devo poi, se non chiudo l'ordine subito, devo ricontrollare tutte le referenze attive per vedere che non sia entrato un altro ordine nel frattempo che mi porta a dover ordinare qualche pezzo in più. 1000 passati, cioè, chapeau, eh? Cioè, noi ti vogliamo bene lo stesso, sappi, cioè, Grazie. non, insomma. Però quanto ci risolvono i centinaia di Ah, sfondi che facciamo con gli tantissimo. inchiostri che compriamo? Perché spesso Ma ci piace proprio fare gli sfondi e poi non sappiamo come concluderli. lì invece raccontano storie in un niente proprio, cioè, ed è la magia di questo tipo di linea di prodotto, no? Che è molto diversa rispetto al resto del craft, no? Qui possiamo raccontare storie, possiamo usare sfondi, possiamo fare una card, possiamo anche fare degli album. Cioè io ho sempre in mente un'idea di crearmi tutta questa serie di pagine, sfondi e poi usarle come pagine di un album. Mi ci vorrebbe una settimana per farmi tutti gli sfondi, quindi non so se sarà verosimile, ma potrei chiedere alla community di fare questa cosa perché secondo me sono magnifici e lo fai con lo scatolotto degli inchiostri. Sì, Punto. infatti, non E bisogna fare basta. nient'altro. E non bisogna fare nient'altro. Se dovessi citarmi qualche altro brand che ti piace tanto, con cui ti piace lavorare perché lo senti affine a te stesso, Allora, c'è qualcuno in particolare? allora, io sono molto attratto dai brand italiani, Mm. ma non per una questione di campanilismo, ma perché li sento proprio vicini fisicamente a me. Quando te crei, Mm, pensi una fustella, un timbro, comunque parti da delle radici simili alle mie. certo. Quindi quella fustella, il significato che dai a quel timbro è un significato che è molto vicino a me e quindi sono molto attratto da tutto ciò Mm, che è Made in Italy. Quindi, a parte, sarebbe ormai banale dire sono un brand che mi piace il tuo, insomma, se no non sarei neanche qui a parlare, però lo certo, stesso Tommy, oltre ad essere un certo. caro amico, però ha un modo di realizzare, di pensare, anche semplicemente e banalmente il Natale pensato da un italiano non potrà mai essere un Natale pensato da un brand americano, proprio per una Certo, questione di applicazione nella vita di quotidiana. radici. Quindi, quindi i miei brand sono quelli italiani e ho il preordine della coppia creativa aperto, anche se questo lo vedrete più avanti, probabilmente avrò già le mie fustelle in mano. Ah, che meraviglia! Noi stiamo registrando oggi che il 19 maggio si è aperto quest'ordine. Tina fa delle cose deliziose anche lei, ma sai che cosa penso che sia la differenza? Che il pubblico nostro, italiano, comunque più europeo, proprio scrappa in modo diverso rispetto agli americani e quindi ovviamente se ce le facciamo noi le cose sono finalizzate a quello che ci piace fare, no? Nei nostri lavori lo scrap americano e il pubblico americano. Io adoro i marchi americani, cioè, quindi cioè, Sì, sì, datemi certo. Simple Stories, mi piace praticamente qualsiasi cosa, quindi per dire. Però il modo in cui si scrappa lì è un pochino diverso rispetto al modo in cui si scrappa qua. E siamo proprio diversi, noi siamo due popolazioni secondo me molto differenti, quindi ci sta che avere i nostri brand in Italia o qui vicino che creano appositamente per noi ci faccia sentire un po' più a casa, no? Con le cose che creano, fosse anche solo il sentiment che è più calzante, perché anche solo Mi viene in linguisticamente. mente un tuo video in cui presentavi una collezione in cui dicevi ragazzi state attenti perché queste sono delle carte che nascono per delle card per un funerale. Ora non Mm. ricordo chi fosse il Simple brand. Stories, Simple sì, sì, Story. Simple Stories. E io lì ho detto, loro fanno card per i funerali. Cioè, Sì, capisci però cosa se ti ti pensi, dico? allora, Cioè, questa cosa per noi qui. sarebbe impensabile fare una cosa del genere. Però questa cosa qui è una cosa che un po' mi dispiace perché è un momento di vicinanza. Io ti faccio una card perché è un momento in cui ti voglio essere vicina, magari un abbraccio o una parola sono troppo in quel momento lì. Ti faccio una card. Secondo me quella è una cosa
così calorosa e noi non siamo pronti ad affrontarla in quel modo lì. Siamo- Noi siamo italiani, siamo più da abbraccio, siamo più da piuttosto ti lascio stare. Invece, secondo me, quella è una cosa, cioè a me è una cosa che scalda tanto il cuore, così come quando fanno le card per gli amici pelosi che attraversano il ponte. Anche noi questa cosa non la facciamo, però se ci pensi, il mondo del carmaking è un mondo di distribuzione di pensieri gentili e di affetto sotto forma di abbracci di carta, no? Per parafrasare un po' quello che c'è. E quindi che cosa c'è meglio di quello per farti sentire che ti sono vicino, no? Specie se parliamo la stessa lingua, specie se anche tu fai card. Io non Sì, so, ho avuto pochi funerali, per fortuna, di persone a me care. Se mi avessero portato una card, forse anch'io sarei rimasta inizialmente un po' stranita, però se ci pensi, questa è una delle cose che secondo me è un po' come la festa del ringraziamento, che tutti mi dicono, ah, festeggi il ringraziamento, sì, mangio anche la cioccolata e anche i pomodori, sì, sì, è una di quelle cose belle che secondo me è bello portarci dentro, però riconosco l'estrema diversità della popolazione americana rispetto a noi che facciamo scrap in un altro modo. Cioè, io ho ti faccio ricevuto un da esempio. una mia cugina americana una card quando è morta Clementina, la mia gattina, e ce l'ho lì, la Oh, tengo lì vicino alle ceneri, mi ha fatto enormemente piacere, però da un parente italiano non me lo sarei mm, aspettato. certo, certo, ma è proprio diverso secondo me il mood. È come quando tu vai a un corso, ma io stessa, quando io vado a un corso mi aspetto di, innanzitutto, se possibile, di tornare a casa col progetto finito e di imparare qualcosa e vivermi una bella atmosfera, no? Io ho fatto dei corsi, a prescindere da quelli che faccio in fiera, perché i corsi in fiera sono corsi per negozi e quindi hanno una finalità diversa. Ti devo far vedere come funziona il prodotto, ti do due dritte veloci per far funzionare il prodotto e quindi poi tu così poi tu lo puoi far vedere, no? È funzionale. Ma ho fatto anche dei corsi all'epoca del periodo di ID Swap con delle americane qui in Italia, dove loro erano corsiste disperate perché c'erano tutte, cioè l'album lo costruite davvero a sé, due pieghe, cioè, ma davvero non c'è tutto tagliato? No. Faticosissimo, quattro pieghe, cioè nel senso senza sminuire il progetto È vero. dell'insegnante che ho trovato bellissimo, però era un classico album che ti costruisci con taglie e pieghe. Loro hanno un modo, si accontentano, cioè sono felici di cose diverse. Noi i classici make and take che fanno in America non prendono. Noi abbiamo bisogno di viverla un po' di più l'esperienza, secondo È me, vero. no? E non so se tu fai tantissimi corsi, tu e il commercialista condividete questa cosa che secondo me è carinissima, fate un sacco di corsi insieme. È lo stesso mood che ti porti dietro, la stessa atmosfera, lo stesso, come lo traduco mood? Lo stesso Stesso cuore che ti approccio, porti modo dietro. di Bravo, approcciare sì, il corso. grazie. No, allora è diverso perché ormai sono tantissimi anni che faccio scrap, quindi arrivo a un corso scrap con una certa rilassatezza perché so che imparerò un tassello di un Mhm, qualcosa che bene o male conosco, però lo faccio per stare insieme, mhm, per condividere, per scambiarci il cioccolatino, per scambiarci la tag. Mentre quando io mi approccio a un corso nuovo di un qualcosa, ho quella sorta di ansia del mm. bambino che va per la prima volta a scuola. Cioè, ho proprio il nodo alla gola, l'emozione che sto imparando qualcosa di magico, che potrò replicare a casa e che mi permetterà di comprare nuovo materiale, Certo. soprattutto quello. Per esempio, ultimamente abbiamo fatto un corso con Fabrizio dove abbiamo creato il nostro profumo personale partendo dalle fragranze. Quindi è stata proprio tutta una ricerca, annusando, quello mi piace, quello non mi piace, quello sì, quello no. E sai, i profumi evocano emozioni. E Certo, ti dirò che io sono uscito in quell'occasione carico di informazioni, di novità, ehm, quasi esplodevo dalla contentezza, però quando sono arrivato a casa avrei potuto riportare quello nello scrap. nello scrap, perché comunque Cioè la tutto carta è finisce lì, l'amore, perché la tutto carta è l'amore finisce. più grande in questo Sì, sì, sì. momento. Ho Ok. fatto un corso in cui ci hanno fatto stampare con le foglie
Io poi ho fatto un album, cioè tutto, diciamo, poi torna lì. Convoglia, diciamo che il nostro hobby è bellissimo perché volendo potremmo veramente far convogliare tantissime cose lì dentro, no? Non solo il memory keeping, ma il memory keeping non si fa solo con le foto, si fa usando per esempio la stampa con le foglie che ti ricorderà sempre che hai fatto quel corso col commercialista e che quella giornata è stata quello che è stata, no? E Fabrizio in tutto ciò, a parte scansionare ai raggi X i miei pacchi, d'ora in poi ti manderò dentro tutti i biglietti, ha vinto tutto, Ha ha vinto vinto tutto, costo non ha totale pagato 0,1 nulla. cent. E Fabrizio è supportivo, lui gli piace fare, cioè io lo vedo che ogni tanto fa cose, quindi cioè, è veramente bella questa contaminazione, no? Quando io ho conosciuto Fabrizio, mi ricordo che era alla ricerca di un hobby. Ci aveva provato anche la sua migliore amica dell'epoca Mm. di indirizzarlo su un canale, però ovviamente lei lo aveva indirizzato sui canali che conosceva, quindi Certo, uncinetto, maglia, piuttosto che punto a croce, che per lui non erano cose, cioè ci ha provato, ma non erano cose che gli hanno dato un feedback positivo. Eh, Trascinandolo in qualsiasi tipo di corso, io davo la possibilità di trovare qualcosa che eh, faccia per lui. Lui è contento, gli piace scrappare, però anche lui ama più l'atmosfera della festa scrap. Cioè, lui mi dice, quando si va a fare un corso dalla CLE, perché ha voglia di rivedere le ragazze del corso, poi del mini, della card, del progetto, relativamente. anche perché poi Però magari è arriva a casa, bello. non lo finisce, oppure non lo finisce neanche al corso, però è stata la scusa per Certo. poter venire lì. Però io dico sempre, la community che c'è intorno a un hobby, poi intorno a uno stesso hobby ce ne possono essere mille di community, noi ci siamo raggruppati, siamo tanti e le persone carine, le persone belle attirano persone belle, io sono sempre un po' di quell'idea, no? Quindi il nostro ecosistema si autorigenera in gentilezza, in condivisione. Io trovo che siamo, me lo dico anche da sola, stati molto bravi a tenere fuori determinate cose e a goderci quella che è la compagnia. Io dico sempre, la nostra community posta poco, perché tu sai che, l'ho detto anche a te, postate poco, chiacchieriamo tanto che a me comunque fa sempre piacere. Però quel luogo lì è più il luogo quasi della chiacchiera, che a me dà una soddisfazione personale, oltre al negozio, che non avete idea, no? Però se guardo, cioè fate delle cose meravigliose e non le postate. E mi fa un po' sorridere perché vuol dire che lì ci venite perché si sta bene per altro, non necessariamente per cogliere lo spunto, no? Poi c'è anche quello, assolutamente. E questa secondo me è una cosa deliziosa. In qualsiasi, attorno a qualsiasi hobby questo si costruisca, no? Però che le persone abbiano così tanta voglia di condividere, di pensieri gentili, secondo me fa un po' la differenza in questo microcosmo che abbiamo. Mi piace e colpisce quando qualcuno del salottino scrive sto passando un Mm. periodo un po' più difficile, sto vivendo questo e si sente talmente al sicuro e protetta dal resto della community che si sente libera magari di esprimere questa fragilità dinanzi a tutti. Ed è Mm, una mm, mm. cosa nel mondo social Poco rarissima, forse cioè più che rara, unica. E questo si è creato grazie all'intelligenza delle persone che ci sono, perché certo. tutto sommato non c'è neanche questa grossa moderazione, cioè non c'è neanche un regolamento No. dove viene detto, ah, puoi dire questo, puoi fare Io altro. intervengo Cioè, pochissimo, cioè mi è sono capitato, persone belle, che attirano persone belle. a me è capitato pochissime volte di dover intervenire a gamba tesa su alcuni elementi che poi puntualmente sono stati eliminati, bannati, ma è un'autogestione e non so se tu te lo ricordi come è nato il gruppo, non so se ti Come ricordi. esigenza, come È nato esigenza. perché, sì, perché dovevo fare una demo live con Ricca Covasin e non funzionavano più i live a due su Facebook, o comunque non funzionavano, non lo so. Io quella volta lì non sono riuscita a settarlo, ma avevo la disponibilità di Ricca, avevo tutte le persone che ci aspettavano. Cosa faccio? Cosa faccio? E Tommaso mi dice sempre: Ma su Zoom no, no, creo un gruppo.
E ho creato il gruppo così, che è nato unicamente per quello ed è cresciuto da solo, si autoregola praticamente, è un Regola. organismo a sé stante e ci siamo quasi 12.000 persone e ci sono momenti di condivisione anche personale che comunque a me non possono che far piacere, ovviamente. No? Poi è ovvio che il gruppo di un negozio, quando devo dare dei paletti, li do, però il fatto che le persone si sentano a casa per me è un traguardo personale, proprio personale, importantissimo, perché a voglia non ce ne sono tanti posti dove sentirsi così a proprio agio, no? Cioè, Cioè, io sono stato anche, cioè mi sono ritrovato anche in gruppi in cui ero anche titubante nel postare un lavoro mm, perché magari ricevevo anche una mm, critica severa. Invece nel gruppo del salottino ho sempre trovato sostegno, stimolo. Laddove mi sono fatto una critica severa mi è stato mm. detto: "Oh, ma che stai a dire? Vai avanti così, anzi facci vedere." E Io appunto ricordo secondo che me è l'anno proprio una... scorso è stata colpa tua ed è stata colpa tua anche il corso che ho fatto per l'anniversario in realtà, perché Luigi a un certo punto ci dice, sono in un periodo in cui ho un po' il blocco, no? E l'ha condiviso spontaneamente sul gruppo, no? In maniera molto trasparente, molto, molto, molto carina. E da lì è nato tra l'altro dei commenti che io, cioè, ho detto, Madonna, che persone carine che ci sono, cioè, no? E io da lì ho cominciato, perché comunque la psicologa ogni tanto dallo sgabuzzino esce, a dare i compitini per dare uno spunto, un trigger, un qualcosa che facesse ripartire. E secondo me il ripartire da noi stessi era sempre, no? La cosa più importante. E addirittura ci ho costruito il corso dell'anniversario, cioè pure questa c'hai di responsabilità, sallo, perché se hanno dovuto Un fare un viaggio, curriculum, eh? Che nel senso, curriculum? assolutamente. Comunque, ripensando oggi, quasi quasi le colpe le darei a Luca io. Potrebbe essere Luca, sì, l'altra Diamole a Luca persona. le Sì, colpe. tanto sono passati 7 anni, il rinnovamento cellulare, voglio dire, non sei più la stessa Infatti, era persona. colpa di Luca. È una colpa di Luca. Però è un traguardo bello, infatti adesso lo vedrete, insomma, Luigi ha preso un po' più non dico autorità, ha preso un ruolo un pochino diverso sul gruppo perché gli ho chiesto se mi poteva dare una mano per un po' movimentare il gruppo e monitorare alcune cose, magari la partecipazione agli album e via discorrendo, perché ho riconosciuto che comunque anche aprirsi, no, in fase di momento, cioè non è una cosa ci va coraggio, ci va la consapevolezza, comunque l'idea di poter essere in un posto tra virgolette sicuro. Ho apprezzato che tu l'abbia fatto, vabbè, lui lo conosco da tanto tempo, anche se in un primo momento ho avuto un po' di confusione sul nome, ma poi mi sono ripigliata e quindi mi è sembrato naturale chiedere a lui, no? E credo che sia apprezzato anche da tante altre persone. So che ti scrivono, ti Sì, chiedono, cioè che è una cosa che io trovo che sia una cosa molto cosa carina, perché carinissima, sì. Mi scrivono anche privatamente, ma magari mi fanno vedere anche delle cose fatte, che ne pensi, come se io, cioè, avessi delle competenze superiori che ma è non un ho, ma parere. semplicemente faccio da cheerleader, nel senso trasmetto l'entusiasmo che ho e mi fa piacere che mi scrivano, anzi, insomma, per chi ha bisogno sono sempre a disposizione. E sono contento quando partecipano ai giochini, anche se sono un po' stupidi, un po' divertenti, È una cosa molto però carina. anche Io un modo trovo che appunto poi per stimoli. movimentare. Esatto, e che poi stimolino anche la chiacchiera, perché diciamocelo un po' quello che sto vedendo con questa piccola serie di conversazioni, non le voglio chiamare interviste, e che in tanti, anche chi non ti aspetteresti, ti dice che spesso e volentieri nella vita da adulti un pochino si è soli, no? Perché ovviamente decresce il numero di relazioni che puoi interlacciare più facilmente quando sei a scuola o quando magari se non hai figli non hai il contatto con i genitori. Quindi diventa più difficile interlacciare delle amicizie. Quindi questi gruppi, queste community che si creano intorno ad un hobby sono preziose perché ci permettono di incontrare persone che parlano la nostra stessa lingua, che hanno il nostro stesso problema di dispendio mensile nei confronti di questi attrezzi e ci permettono di interlacciare delle amicizie che al giorno d'oggi, cioè, è È tantissima roba. difficile. Cioè, non le trovi facilmente le amicizie al giorno d'oggi, no? Lo dice una che vive sepolta in negozio e per cui la community è diventata molto casa.
Cioè, ci sono persone della community che sono molto più attente nei miei confronti, colgono molte più cose rispetto ad amici di ventennale amicizia che magari invece non comprendono. Quindi voglio dire, è un modo per stare vicini in un momento storico in cui stare vicini sui social è difficile. Capito cosa intendo? Un po' contorto, però. No, vabbè. Poi sotto il ponte, se siamo in tanti ci si scalda. No, senza bisogna, perché io ho sempre freddo e non posso più usare la borsa dell'acqua calda, quindi Certo, questa l'abbiamo superata. sì. Però io sono molto contenta perché il luogo che si è creato nella community secondo me è un po' una seconda casa, no? Ci si trova, è cozy, è comodo, è confortevole, no? Mm? Quindi Comunque io io non ho ti mai direi, sentito scusami, nessun altro negoziante che ci presenta la sua galla post-ustione dal nome Gigliola, eh. Questo Gignola, l'hai fatto sì. solo tu. Solo io, sì, sì, sì. Beh, ma era talmente tanto importante quest'ustione che mi sembrava corretto darle un nome, Corretto? raccontare la sua storia. Ancora adesso porto i segni. Cioè, quindi voglio dire. Allora, io Eh, ti chiederei ancora, se hai voglia, di darci un ulteriore giochino per la community. Lo sto facendo un po' con tutti gli ospiti. Possiamo scegliere una fustella, un colore, un tema, un qualcosa da dare come compitino, dopo che vedranno il podcast. Tu, quindi, boh, dici fustella, potrebbe essere allora, io un po' mi ero preparato perché ho preparato. visto, anzi ho partecipato anche ai precedenti podcast, quindi Fustella non posso che dirvi una tag. Una tag, Cioè, fantastico, è nato tutto bellissimo. da quello, non posso che dirvi tag. Vi chiedo di fare uno sfondo Ok, e se proprio vi devo dare un colore, è il mio colore naturale, che è il verde. il verde, ok. Però vi chiedo proprio lo sforzo di fare lo sfondo con gli Sfondo. inchiostri, i colori, Ci sono come un volete, sacco perché di possibilità, ink, spray, acrilici, potete usare la gel press, potete usare uno stand, lo sfondo è quanto di più aperto possibile, quindi verde. Vogliamo dare un tema? ma senti, già ho dato un po' di limiti, per cui lascerei Lasciamo, liberi col lasciamo tema, perché libero. già uno sfondo, dato il verde, insomma, non vorrei dare Troppo, ok. troppi limiti. Ovviamente se qualcuno vede questo podcast per la prima volta, non sa cos'è lo scrap e vuol partecipare, può farlo anche con gli acquerelli di casa, può farlo con quello Assolutissimamente che vuole. sì. Un Poi qualsiasi la Clelia sfondo. spedisce in 24 ore, quindi potete fare un ordine e arriva subito, eh. Oppure potremmo dire fate attenzione perché questo vortice dello scrap è particolarmente coinvolgente, il che vuol dire sia in termini di acquisizione di materiale, sia in termini di acquisizione di belle persone che poi ci ruotano intorno, no? Che è la cosa più importante. Quindi, Può creare volendo, dipendenza. un po'. Allora, io ti ringrazio tanto intanto per essere stati con Grazie. noi, per essere stato con noi, per aver accettato questo invito, perché comunque non è scontato che uno abbia voglia, insomma, un po' di raccontarsi. Ti chiediamo di salutare il commercialista e anche i due micetti che sono meravigliosi. E, ti ringrazio tantissimo anche per il supporto che ci dai sul gruppo e continuativamente, insomma, al supporto generale che sento arrivare da voi, perché lo sento e quindi mi fa piacere restituirtelo. Io spero che questo episodio vi sia piaciuto, che questa puntata, tra virgolette, vi sia piaciuto. Mi fa piacere farvi conoscere un pochino di più le persone che sono nella community, perché siamo noi, quindi insomma dare una voce, un volto, mi sembra una cosa, almeno per me è importante. Poi magari non tutti quelli che inviterò mi diranno di sì, però io sappiate che ci provo. Quindi ti ringrazio tantissimo, se vuoi salutare la community che so che ti stima tanto, che insomma ci sono questi scambi tra di noi, tra tutti noi molto importanti, magari hai piacere di dire qualcosa direttamente a loro in video. Sì, io volevo ringraziare te, ringrazio la community anche per i momenti in cui mi è stata particolarmente vicina, quindi spero di poter ricambiare questo sostegno sempre e continuate a essere creative. L'unica tiratina d'orecchie che voglio fare è create, create, create e soprattutto pubblicate perché è bello vedere quello che fanno gli Sì. altri, perché stimolate gli altri a fare. Sì, quando il gruppo si riempie di colore e di lavori è veramente bellissimo, senza nulla togliere alle chiacchiere, però è veramente bellissimo, hai ragione.
Va bene, ti ringrazio tanto, un abbraccio Grazie e a alla te, prossima. alla Ciao. prossima. Ciao.